Le abilità degli Skell rappresentano una meccanica fondamentale introdotta nel capitolo Cross di Xenoblade, ispirata direttamente alle radici del celebre Xenogears, un titolo che faceva largo uso di mecha. Gli Skell permettono di affrontare i nemici con armi molto potenti, ma è cruciale aprire una digressione sulla formula del danno per comprendere le loro limitazioni. Essi purtroppo non sono in grado di raggiungere i livelli di danno che si possono ottenere grazie ai boost all'attacco presenti nei combattimenti a piedi. Infatti il limite massimo di danno che è possibile infliggere nel gioco è fissato teoricamente a 9.999.999. Tuttavia i moltiplicatori indipendenti, come quelli conferiti dalle ricariche secondarie o terziarie, e i bonus derivanti da abilità come distruzione interna, vengono applicati a posteriori nella formula, il che significa che il limite massimo del danno può venire moltiplicato per 4 grazie alla ricarica terziaria e poi per 2.5 grazie a distruzione interna, salendo di altre 10 volte, tendendo a ben 100 milioni di danno inflitto. Ciò spiega perché quando si combatte a piedi non è necessario disporre delle armi più potenti per infliggere danni elevati grazie alla possibilità di sfruttare tali boost. Tuttavia nel combattimento con gli Skell la situazione cambia, non essendoci alcun sistema di moltiplicatori indipendenti per il danno. L'unico modo per aumentare la potenza d'attacco consiste nell'utilizzare le armi migliori e accumulare additivi che incrementano il danno in maniera lineare. Un aspetto fondamentale da considerare è che i potenziatori per gli Skell richiedono un'intensiva attività di farming. A differenza del combattimento a piedi, dove era possibile fare anche a meno dei potenziatori grazie a abilità di base che modificavano i moltiplicatori, nel combattimento con gli Skell è necessario accumularne il maggior numero possibile. Ognuno di essi agirà come additivo e più ce ne saranno più il danno totale crescerà. Già da ciò si capisce come aggiungendo semplicemente delle quantità fisse non si potranno mai raggiungere gli altissimi valori visti nel combattimento a piedi, dato che non c'è alcun modo per moltiplicare tali quantità. Tuttavia con la giusta build e un uso strategico dell'equipaggiamento è comunque possibile infliggere danni devastanti, arrivando a one-shottare quasi ogni nemico del gioco, anche se questo richiederà un intenso lavoro di farming per realizzare i potenziatori migliori. E per fare ciò non sarà nemmeno necessario disporre degli Ares che si ottengono nel post-game, ma è possibile ottenere risultati simili anche con gli Skell tradizionali che si ottengono durante l'avventura principale. E in questa guida esploreremo come sfruttare al meglio gli Skell e le loro abilità per massimizzare il danno in Xenoblade Cross. Sebbene non si abbia la stessa flessibilità dei combattimenti a piedi, con la giusta preparazione e una buona dose di farming si può comunque raggiungere un ottimo livello di potenza. Ma prima di mettere in moto gli Skell, se gradite contenuti del genere potete supportare il canale lasciando un bel mi piace e se siete nuovi iscrivendovi ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Gli Skell si sbloccheranno dopo il capitolo 6, una volta completata la missione per ottenere il relativo brevetto. Quello di default che si riceverà sarà quello urbano di livello 20 e si tratta dell'unico Skell di tale livello presente in tutto il gioco. Tutti gli altri disponibili infatti sono di livello 30 e 50, mentre quelli fabbricabili sono di livello 60. È fondamentale quindi prestare attenzione a questo Skell, poiché è unico e se distrutto non potrà mai più essere recuperato. Pertanto è consigliabile acquistarne ed utilizzarne subito uno nuovo per evitare di perderlo per sempre in caso dovesse essere demolito. Ma per scegliere quale acquistare è essenziale comprendere le caratteristiche di ognuno. Infatti il combattimento con gli Skell utilizza statistiche completamente diverse rispetto al combattimento a piedi ed esse sono indicate in basso a destra dello schermo. Le prime 4 in alto svolgono un ruolo simile nel combattimento a piedi,
piedi. Esse rappresentano l'attacco e la precisione, quelle a sinistra sono riferite alle armi da mischia, mentre quelle a destra riguardano quelle a distanza. Anche il potenziale ha un effetto analogo, contribuendo ad incrementare il danno inflitto dalle tecniche che consumano PT e ad aumentare i punti vita guadagnati dagli urli del guerriero e tecniche dedicate. Tuttavia, negli Skell, a differenza del combattimento a piedi, non esistono tecniche PT, quindi la funzione del potenziale sarà esclusivamente quella di aumentare la vita ottenuta una volta soddisfatte le precedenti condizioni. Passando alla seconda sezione, i punti vita rappresentano la quantità di danno che lo Skell potrà subire. Quando scendono a zero, esso verrà distrutto e per riottenerlo bisognerà recarsi al terminale della caserma Blade. Quest'ultimo verrà sostituito in automatico dall'assicurazione, che di norma copre i danni per 3 volte, ma una volta terminata si dovrà pagare la riparazione con i propri fondi, che ha costi molto elevati, pari a circa i 3/4 del prezzo originario. Esiste tuttavia un metodo per evitare tale situazione, ossia superare perfettamente la sfida dell'anima che comparirà quando verrà distrutto lo Skell. In quel caso, se eseguita in maniera perfetta, la riparazione avverrà in maniera gratuita. Continuando, a destra c'è l'armatura, che funziona allo stesso modo della difesa, anche se a valori medi più elevati della difesa nel combattimento a piedi, nella formula del danno gioca lo stesso ruolo, cioè molto minimo. Infatti il valore, come nella difesa classica, verrà semplicemente sottratto al danno totale. Quindi, al netto di tutte le altre variabili, con un attacco di valore pari a 1000 e un'armatura di 100 si subirà lo stesso un danno pari a 900. Per quanto riguarda i punti equipaggiamento, invece, sono l'equivalente dei punti tensione. Si guadagnano principalmente con gli autoattacchi e serviranno ad attivare il turbo una volta arrivati a 3000, quindi non sono un parametro fondamentale, dato che di norma non si utilizza spesso tale modalità perché gli Skell non avranno accesso alle ricariche secondarie e terziarie che aumentavano in maniera indipendente il danno. Continuando con l'elusione, che rappresenta la capacità di schivare gli attacchi nemici, anch'essa risulta poco utile perché non servirà molto quando si sconfiggeranno i nemici con un colpo solo. L'unico momento in cui può avere senso è all'inizio, quando si sbloccano gli Skell e non si dispone ancora della build completa e quindi non è possibile risolvere le battaglie in pochi secondi. E in questa circostanza può essere utile aumentare la probabilità di schivare gli attacchi, tenendo anche in considerazione che non si può usare spettro furtivo come nei combattimenti a piedi. Il carburante è un altro aspetto da considerare. Ogni arma consumerà carburante e una volta esaurito non sarà più possibile utilizzarla. Esso sarà inoltre necessario al di fuori delle battaglie per spostarsi durante l'esplorazione su mira, ma si può ottenere facilmente con vari metodi, come ad esempio lasciando lo Skell parcheggiato, pagando una certa quantità di Mirenium alla caserma, oppure infliggendo sbilanciamento a un nemico e poi mobilizzarlo. Ad ogni quick time event superato con successo si riceverà una determinata quantità di carburante. Infine ci sono le resistenze, che sono fondamentali proprio come nel combattimento a piedi. A differenza della difesa e dell'armatura, che vengono sottratte al danno totale, le resistenze diminuiscono il danno in percentuale, il che significa che se un nemico utilizza tecniche di uno specifico attributo, basterà semplicemente portare tale resistenza al valore massimo di 100 per subire da ogni attacco sempre uno di danno. Tra tutte le statistiche analizzate, quindi, per ottenere vantaggi significativi in combattimento, il punto chiave è aumentare con gli opportuni potenziatori il valore che influenza l'attacco, da mischia o distanza a seconda della portata dell'arma selezionata. Tale focus sull'attacco sarà essenziale per ogni Skell indipendentemente dalla sua tipologia. La gamma di Skell disponibili presenta una grandissima varietà, ognuno con statistiche e caratteristiche uniche, che non si limitano solo alle opportunità tattiche, ma includono anche aspetti estetici come il modo di camminare o la loro trasformazione durante la corsa. Ad esempio, le serie Urbano e Formula si trasformano in una sorta di motociclo, quelle Medusias e Inferno assumono invece la forma di un veicolo, Leila e Mastima sono invece estremamente instabili, rendendo
rendendo difficile guidarli. Roosevelt fluttua in aria consentendo di coprire buone distanze dopo un salto e infine gli Ares si muovono come se stessero pattinando. Ma tralasciando questa parentesi puramente estetica, tutti gli scale in base alla loro struttura e parametri si dividono in tre grandi categorie: leggeri, medi e pesanti. I leggeri, come suggerisce il nome, sono i meno potenti in attacco ma compensano con una maggior precisione rispetto ai modelli pesanti. Hanno quindi un'alta probabilità di colpire il nemico e un'eccellente capacità di schivare gli attacchi grazie a una notevole elusione. Inoltre presentano valori di potenziale molto elevati, soprattutto se confrontati con i modelli medi e pesanti, il che consente loro di curarsi con maggiore efficacia. E consumano anche meno carburante, permettendo un utilizzo prolungato e più intenso degli attacchi. Un aspetto importante è che il loro telaio è dotato di 3 slot per potenziatori, il che è una caratteristica unica, perché tutti gli altri modelli medi e pesanti ne hanno solamente 2, anche se quest'ultimi, grazie alla loro potenza superiore, riescono a compensare la mancanza di tale slot. Per quanto riguarda gli scale medi, sono gli unici a possedere un massimo di 6.000 punti equipaggiamento, mentre tutti gli altri, sia leggeri che pesanti, ne hanno solo 3.000. Le uniche eccezioni sono i due nuovi Roosevelt, quello di livello 30 ne ha 3.750, mentre quello di livello 50 ne ha 4.350. Tuttavia tale dettaglio non è particolarmente rilevante perché non si avrà mai la necessità di attivare la modalità turbo più volte di fila, poiché con le giuste build si può one-shottare quasi ogni nemico. Un numero di punti equipaggiamento così elevato non è tanto utile per l'endgame, ma può avere senso appena sbloccati gli scale. Con il massimo di 6.000 si può attivare il turbo 2 volte di seguito. Tale meccanica dura infatti più a lungo rispetto a quella a piedi e aumenta la probabilità di attivare la modalità abitacolo, che offre immunità ai danni e consente di utilizzare le armi più potenti che normalmente richiederebbero molto carburante senza alcun consumo. Infine ci sono gli scale pesanti, i più costosi ma anche i più vantaggiosi. Tali modelli vantano un numero elevato di punti vita e consentono di equipaggiare armature pesanti che offrono una difesa notevolmente superiore. Sebbene consumino più carburante rispetto ai modelli precedenti, dispongono anche di una riserva maggiore e sono ideali per le build più potenti in grado di infliggere ingenti danni ai nemici. Dopo questa classificazione degli scale in base alla loro struttura è fondamentale evidenziare alcuni modelli notevoli. Il primo è lo scale urbano di livello 50 che nel gioco originale aveva il maggior potenziale tra tutti, pari a 490, superato solo nella Definitive Edition dal nuovo Roosevelt di livello 50 che raggiunge ben 570 di potenziale. Tuttavia è bene ricordare che questa statistica non è particolarmente rilevante, dato che non ci sarà da preoccuparsi quando si sconfiggeranno tutti i nemici in un colpo solo. Poi c'è l'Emducias di livello 50 che vanta il massimo attacchi in mischia, pari a 203, rendendolo estremamente utile con le armi da mischia più potenti. È una menzione speciale anche per Inferno, che può essere utilizzato in build particolari per riflettere i danni. Analizzate le principali caratteristiche degli scale, la loro gestione ruota attorno a 3 diversi elementi: il telaio, l'armatura e le armi. Il telaio è la caratteristica principale di uno scale che rappresenta la sua struttura di base. Quando si acquista uno scale si ottiene implicitamente il suo telaio, sul quale poi sono già applicati di default alcuni pezzi di armatura e armi. È il telaio a definire il tipo di scale e la sua classificazione, e costituendo la sua architettura è l'unico componente che non può essere modificato. Ad esempio, se uno scale ha un telaio della serie urbano, anche cambiando tutte le armature e le armi rimarrà sempre uno scale di tipo urbano, poiché è la sua struttura di fabbrica. Inoltre ogni telaio possiede effetti speciali che si attivano quando si entra in modalità turbo, in particolare G-Ray, che è riservata agli scale della serie Formula, e col turbo attivo aumenta la precisione ed elusione, incrementa la probabilità di colpi critici e riduce i tempi di ricarica. Oboro appartiene invece alla serie urbano,
piano e aumenta i danni inflitti, riduce quelli subiti a distanza e applica rigenerazione delle parti dello Skell. Agane è per la serie Verus e Sceriffo e aumenta i danni inflitti dagli attacchi da mischia, rigenera le parti dello Skell e riflette gli attacchi fisici. Nagi è caratteristico della serie Layla e offre rigenerazione temporale, rigenerazione delle parti dello Skell e riduzione dei danni subiti con immunità ai malus. Hibana è caratteristica invece della serie Inferno e offre bonus simili a quelli di Agane della serie Verus e Sceriffo. Anch'essa rigenera le parti dello Skell, ma a differenza di Agane che aumentava l'attacco da mischia e rifletteva i danni fisici, Hibana aumenta gli attacchi a distanza e riflette quelli di tipo termico. Poi c'è Gekitetsu della serie Mastema che è molto simile ad Hibana, anch'essa aumenta i danni a distanza ma non riflette gli attacchi termici ma quelli di tipo raggio, inoltre riduce i danni subiti. Kurenai è relativo alla serie Mdusias e assorbe carburante con gli attacchi corpo a corpo, raddoppia il danno inflitto alle parti del corpo nemiche e aumenta il danno inflitto dagli attacchi da mischia come Agane di Verus e Sceriffo. Infine c'è Legion che è una modalità esclusiva degli Ares, gli Skell sbloccabili a fine gioco. Come Jirei della serie Formula aumenta la precisione e l'elusione, incrementa i danni inflitti, riduce il tempo di ricarica e applica riparazione delle parti del corpo dello Skell. I telai presentano di solito 2 slot per i potenziatori, le uniche eccezioni sono quelli degli Skell leggeri e degli Ares. I potenziatori più efficaci da inserire sui telai sono l'attacco mischia plus e distanza plus a seconda dell'arma principale utilizzata, dato che aumentano rispettivamente del 25% l'attacco in mischia e a distanza, consentendo di infliggere danni significativi ai nemici. Sul telaio potranno poi essere applicati i vari pezzi di armatura, il cui scopo primario è incrementare la difesa dello Skell. L'armatura completa di uno Skell, come nell'equipaggiamento da terra, è costituita da 5 pezzi e le componenti che possono essere personalizzate sono la testa, il torso, il braccio sinistro, quello destro e le gambe. Sebbene l'armatura sia focalizzata principalmente sulla difesa, è consigliabile concentrare l'attenzione su funzioni ausiliari che possano supportare l'attacco. Pertanto è importante scegliere i tratti più utili a tale scopo. Tra le varie opzioni disponibili sono molto vantaggiosi quelli che aumentano la precisione o la statistica dell'attacco, ma i tratti più interessanti sono quelli che incrementano il danno elementale dell'arma che rappresenterà la principale fonte di danno, e a seconda dello specifico attributo dell'arma vanno selezionati i corrispondenti potenziamenti elementali. Se si utilizza un'arma che infligge danno fisico, va aumentato il danno elementale fisico. Se invece l'arma è di tipo etere, è utile potenziare l'attributo etere. Alcuni Skell vengono venduti già equipaggiati con armature che offrono bonus ai danni elementali. Ad esempio, i 5 pezzi dell'armatura degli Skell della serie Mastema incrementano il danno di tipo raggio, mentre quelli della serie Mdusias sono dotati di tratti che aumentano il danno termico. Ed è il motivo per cui quest'ultimo sinergizza alla perfezione con Fenice. Il danno inflitto da quest'ultima non è eccezionale tanto per la sua potenza intrinseca, ma soprattutto per i bonus forniti da tutti questi tratti che potenziano il danno elementale. E già subito dopo il capitolo 6, utilizzando tali bonus con armi termiche di potenza superiore a Fenice, è possibile infliggere attacchi notevoli ai nemici, ad eccezione di quelli con alta resistenza termica. Infatti le resistenze nella formula del danno vanno a ridurre l'attacco in percentuale. Tuttavia ciò non rappresenta un problema, poiché a differenza del telaio l'armatura può essere cambiata in qualsiasi momento e si possono equipaggiare pezzi con tratti che sfruttano l'elemento a cui il nemico è debole. Inoltre, una volta assemblata la build completa con i potenziatori adeguati, anche le resistenze elevate non saranno più un ostacolo, dato che incrementando significativamente la statistica dell'attacco si riescono ad eliminare anche i nemici più resistenti con un colpo solo. In sintesi, l'armatura, oltre ad aumentare la capacità difensiva, è utile per effetti di supporto che vadano a sinergizzare con quella che è la sezione più importante, le armi.
Su un singolo scale si possono equipaggiare fino a 10 armi differenti posizionate in aree specifiche. Va notato che alcune parti dello scale possono essere distrutte dai nemici, in quel caso non si potranno utilizzare le armi associate a quelle zone per tutta la durata della battaglia. Ma a differenza del telaio che va acquistato in caso di termine dell'assicurazione, tutte le armi ritorneranno una volta terminato lo scontro o anche dopo aver abbandonato la battaglia. Tra tutte le categorie più importanti sono quelle dorsali e da spalla, dato che sono le più potenti e rappresentano la principale fonte di danno. Ma andando in ordine e partendo dalle armi laterali, la loro funzione non è quella di infliggere danni, tanto che non possono nemmeno essere utilizzate poiché sono destinate agli attacchi automatici. Serviranno piuttosto ad accumulare punti equipaggiamento che permetteranno poi l'attivazione della modalità turbo. Armi laterali particolarmente interessanti sono i lanciadischi. Essi non solo infliggono un buon danno, ma la loro caratteristica principale è che sono in grado di colpire più volte e si ottiene il massimo da queste armi quando si trovano come drop dai nemici col tratto caricatore missile personalizzato, che aumenti il numero di colpi inflitti con un solo attacco fino a un massimo di 20. Questo non solo apporta un buon quantitativo di danno, ma soprattutto consente di guadagnare una notevole quantità di punti equipaggiamento. È importante sottolineare che non è possibile creare un potenziatore con lo stesso effetto e che tale bonus può essere ottenuto solo come tratto sull'arma. Inoltre l'attributo termico dei lanciadischi si sposa bene con potenziamenti e danni elementali di tipo termico, come quelli forniti dall'armatura di default di Amdushas, che rendono queste armi molto valide. Passando alla seconda categoria, le armi dorsali rivestono un'importanza fondamentale, dato che saranno la principale fonte di danno nel gioco insieme a quelle da spalla. E per questo gruppo è obbligatorio scegliere le armi di potenza più elevata. La più consigliata è Fenice, che pur non essendo l'arma più forte in assoluto, si rivela una tra le migliori appena sbloccati gli scale. Solo quella di livello 30 ha già un attacco di 4800 e tutte infliggono danno termico, il che è particolarmente efficace su scale della serie Medushas che possiedono armature che aumentano gli attacchi causati da armi con attributo termico. Tuttavia il suo vero punto di forza non è il danno totale, che può essere superato da altre armi, quanto la sua ampia area d'attacco, che consente di colpire numerosi avversari nelle vicinanze, rendendoli ideale per il farming e in tutte le situazioni dove ci sono gruppi di nemici. Inoltre, essendo un'arma a 3 colpi, il danno va poi moltiplicato per 3. Come indicato nella dicitura in alto a destra, solo dorso D, quest'arma può essere equipaggiata solo sul lato destro, impedendo l'inserimento sul lato sinistro di un'altra arma. Questa caratteristica è comune a tutte le più potenti che richiedono più di uno slot per essere equipaggiate, ma ciò non rappresenta un problema poiché la loro elevata potenza compensa notevolmente tale limitazione. Va poi ricordato che nelle fight non è necessario utilizzare tutte le potenziali 10 armi, in quanto basterà usare quella più potente che con i giusti potenziatori disintegra all'istante il nemico. Lo stesso ragionamento applicato sulle armi dorsali vale anche per le armi da spalla. Esse rappresentano la fonte di danno più sostanziosa e le armi più potenti richiedono sempre più di uno slot per essere equipaggiate, come ad esempio Rovina G. Tale arma, utilizzabile solo sulla spalla destra, è una tra le più potenti da mischia, con un attacco di ben 33.600 e con un ulteriore aumento dei danni inflitti dopo aver applicato sbilanciamento. Un'altra arma interessante è la Falce I, che ha un attacco di 6.240 ed è a 2 colpi, infliggendo danni aggiuntivi se eseguita alle spalle dell'avversario. Si tratta di un'arma da mischia molto efficace, soprattutto se combinata con gli effetti che aumentano il danno elementale raggio, quindi ottima da utilizzare con gli scale della serie Mastima, la cui armatura di default è focalizzata su tratti che incrementano il danno dell'attributo raggio. Se invece è stato scelto di utilizzare l'arma principale per il danno sul dorso, è anche possibile sfruttare i 2 slot sulle spalle per equipaggiare i droni. Quest'ultimi sono molto utili per massimizzare l'attacco poiché infliggono danni nel tempo. Ciò significa che dopo averli attivati è possibile utilizzare altre armi mentre i droni continuano a colpire il nemico. In tal modo si ottimizza il danno nel tempo eseguendo gli attacchi in parallelo. E per tutti gli slot dorsali e da spalle non occupati da armi potenti, un'ottima scelta è rappresentata
supportata anche dai missili. Questi sono fondamentali nel combattimento tra Skell e nemici di piccole dimensioni, poiché dato che non si potranno agganciare le loro parti del corpo, l'unico modo per distruggerle è tramite i missili. Essi infatti attaccano casualmente tutti i possibili obiettivi, tra cui proprio le parti del corpo dell'avversario. Analogamente ai lanciadischi è vantaggioso trovarli con il tratto caricatore missile personalizzato che aumenta il numero di missili lanciati, e con i 3 potenziatori parte del corpo distruzione diventano il metodo più efficace per distruggere le parti del corpo dei nemici di piccole dimensioni. Infine ci sono le ultime 2 categorie di armi che non sono fondamentali per la build ma che offrono comodi effetti secondari. Per quelle da braccio si possono scegliere 2 opzioni: utilizzare armi a tutti gli effetti oppure optare per gli scudi. Quest'ultima è la scelta migliore poiché gli scudi forniscono bonus utili che si integrano bene con gli attacchi principali delle armi dorsali e da spalla, migliorando l'attacco da mischia a distanza oppure incrementando la precisione. E poi ci sono le armi di scorta che rivestono un ruolo del tutto marginale. Come già accennato, le armi più potenti si trovano nelle sezioni delle spalle e del dorso, e quindi per quelle di scorta è conveniente scegliere quelle che hanno utili tratti che incrementino l'attacco, il tasso di colpo critico, la precisione oppure il danno elementale in riferimento all'attributo dell'arma principale. In sintesi, quindi, non è necessaria una scelta meticolosa di ogni arma da inserire in questi 10 slot disponibili. L'importante è sceglierne almeno una con un attacco sopra la media da applicare sul dorso o sulle spalle dello Skell. Le armi migliori, come ad esempio il cannone Zenith, sono indicate dal gioco come super armi e possono essere sbloccate al terminale dei produttori d'armi nella sezione sviluppo nuovo equipaggiamento tramite schemi specifici. Alcuni si ottengono dopo aver finito il gioco, altri interagendo con oggetti particolari e rimanenti completando le missioni intesa. Va notato che è possibile infliggere danni significativi anche con armi normali, ma poiché non esiste un metodo per moltiplicare il danno per gli Skell, l'unico modo per eliminare quasi tutta la fauna di mira con un colpo è utilizzare le super armi che aumentano notevolmente il valore base della formula del danno. Una volta compreso il funzionamento degli Skell e le loro caratteristiche, è possibile creare build in grado di eliminare la maggioranza dei nemici con un colpo solo. Per infliggere danni capaci di disintegrare i nemici su mira non è indispensabile usare l'Ares 90 che si sblocca dopo il capitolo 12, si può infatti raggiungere l'obiettivo con qualsiasi Skell che si ottiene dopo il capitolo 6. Come accennato in precedenza, essi utilizzeranno statistiche diverse rispetto al combattimento da terra, pertanto tutte le abilità e i potenziamenti per l'equipaggiamento che erano validi per i personaggi non possono essere utilizzati sugli Skell. Tuttavia ci sono 2 eccezioni: le abilità Varco Stellare e Sincronia della classe Cavaliere Galattico. La prima è dedicata all'aumento dei punti equipaggiamento, ma è la seconda ad essere particolarmente importante, poiché incrementa fino al 12% non solo la precisione e il potenziale, ma anche l'attacco da mischia a distanza dello Skell. E questa è l'unica abilità in grado di aumentare le loro statistiche, quindi è molto utile utilizzarla. Ma non è l'unico modo per sfruttare i bonus del combattimento da terra. Infatti per i potenziatori delle armature esiste una sottosezione dedicata proprio agli Skell, il che significa che anche se indossati sull'armatura del personaggio i bonus non influenzeranno il combattimento da terra ma quello sugli Skell. Tra questi i più importanti sono quelli che aumentano l'attacco. Con 5 di essi è possibile incrementare quello da mischio a distanza fino al 100%. Ed è quindi fondamentale crearli ed inserirli su ciascuno dei 5 pezzi di equipaggiamento. Dopo aver eseguito queste 2 operazioni si può passare alla sezione Skell e il fulcro di ogni build si concentra necessariamente su una super arma. Ce ne sono molte, ma per questa dimostrazione ho scelto Fiamma Assalto poiché è quella più potente tra quelle disponibili già a metà gioco. L'arma in questione infatti ha un attacco di 32.000 e infligge ben 3
colpi, il che si traduce in danni molto elevati. È di tipo termico e oltre all'enorme attacco riduce anche la relativa resistenza del nemico, aumentando così ulteriormente il nostro danno in percentuale. Essendo un'arma di attributo termico, si combina perfettamente con gli scale della serie Mdusias, che sono già equipaggiati con 5 pezzi di armatura dotati di tratti che incrementano il danno termico. Per quanto riguarda il telaio, dato che Fiamma Assalto è un'arma a distanza, è consigliabile inserire potenziatori che massimizzano tale statistica, come attacco distanza statistica up che potenzia l'attacco dello scale, oppure danno termico elementale che incrementi il danno di tipo termico. Ma la procedura più importante è sbloccare in cambio di Mirenium tutti e 3 gli slot per ogni arma equipaggiata in via dell'armeria e riempirli poi con i potenziatori attacco distanza up che aumenti il relativo attacco e danno iniziale estrazione che raddoppi il danno del primo attacco. Mentre per l'arma principale, in questo caso Fiamma Assalto, vanno inseriti i potenziatori che incrementano l'attacco dell'arma del 40%. Ciò è decisamente più vantaggioso rispetto a un semplice aumento di 100 alla statistica, poiché l'arma ha già una potenza molto elevata e un incremento del 40% rappresenta un miglioramento maggiore rispetto a quello che si otterrebbe con un incremento fisso del danno a distanza. Il passo finale dopo aver gestito gli slot è potenziare tutti i tratti tramite il terminale dei produttori d'armi. Vanno quindi migliorati i tratti delle armi e delle armature che aumentano l'attacco a distanza e il danno elementale, in modo da massimizzare i boost forniti da quest'ultimi e di conseguenza il danno totale. Sebbene un semplice potenziamento di un tratto non offra vantaggi significativi, applicarlo a tutti quelli delle armi e delle armature porta a risultati notevoli. E una volta completati questi preparativi sarà possibile divertirsi a sconfiggere anche i nemici più potenti presenti su mira con un colpo solo. La ragione dei danni elevati risiede nei numerosi bonus applicati. In primo luogo è stato incrementato notevolmente l'attacco a distanza grazie ai potenziatori che ne aumentano il valore di 100. Tale incremento è stato ulteriormente amplificato dai tratti delle armi, dall'abilità sincronia e dai potenziatori sull'equipaggiamento da terra e sul telaio. Inoltre gli effetti sull'armatura e sulle armi dello scale aumentano il danno elementale, in questo caso quello di tipo termico, e questo si somma ai bonus precedenti generando un danno esplosivo capace di one-shottare i nemici. Va anche considerato che Fiamma Assalto è un'arma incredibilmente potente di 3 colpi e con un attacco impressionante di 32.000. Non è la più potente del gioco, ma è sicuramente la più utile, poiché può essere ottenuta subito dopo aver sbloccato gli scale. Tutto ciò dimostra come non sia necessario arrivare all'endgame per creare build estremamente potenti in grado di eliminare i nemici con un colpo, ma è possibile farlo già da metà gioco. L'unico aspetto da considerare è che servirà una notevole attività di farming, poiché la causa principale di questi danni elevati è rappresentata dai potenziatori applicati sulle armi, anche se teoricamente non sarebbe difficile ottenerli grazie alle varie tecniche che consentono di acquisire buoni materiali rapidamente e scambiarli per le risorse necessarie. Il problema risiede nel fatto che per tali potenziatori è richiesta anche una grande quantità di Bongelium, che è l'unica risorsa che non può essere scambiata con i buoni materiali. Per tale motivo la soluzione più veloce per affrontare i nemici più potenti è rappresentata dall'Ares 90, che si sblocca dopo il capitolo 12. L'Ares 90 è senza dubbio la scelta più semplice per raggiungere valori altissimi di danno. Esso è dotato di armature e armi fisse, quindi che non possono essere modificate, eliminando così la necessità di acquisti o selezione di pezzi di equipaggiamento particolari. L'unica azione da compiere è inserire i potenziatori, semplificando notevolmente la procedura di ottimizzazione. La vera peculiarità dell'Ares 90 è che è provvisto di un'arma molto potente, la Gasura, che infligge
infligge un danno di ben 108.000 e spara 3 colpi. Oltre a infliggere danni di tipo etere, riduce anche la relativa resistenza del nemico, permettendo dunque di moltiplicare il danno inflitto. Anche le altre armi presentano effetti molto utili, come l'aumento dell'attacco a distanza dello scale e il potenziamento del danno elementale etere, tratti presenti anche in tutti e 5 i pezzi dell'armatura, contribuendo a un notevole incremento del danno. Grazie a tali caratteristiche, rispetto alla build precedente, è molto più facile eliminare i nemici con un colpo solo, anche utilizzando solo la metà dei potenziatori. Basterà inserire sul telaio quelli che incrementano del 25% l'attacco a distanza, in modo da far alzare il più possibile tale statistica. Sulla Gazura, l'arma più potente, vanno invece utilizzati potenziatori che aumentano la potenza dell'arma del 40%, mentre per tutte le altre armi si possono inserire potenziatori ausiliari come quelli che migliorano l'attacco a distanza o il danno del primo attacco. Inoltre, per massimizzare le prestazioni è fondamentale potenziare i tratti delle armi, ma soprattutto quelli dell'armatura. I vari pezzi, infatti, essendo di rarità intergalattica, possono essere soggetti a ben 12 miglioramenti, consentendo di aumentare il tratto dell'incremento del danno elementale etere fino al livello massimo di 20, che aumenti il danno di tale attributo fino al 50%, e moltiplicato per 5, ovvero il numero totale di pezzi di equipaggiamento, si otterrà un aumento significativo dell'attacco. L'obiettivo ultimo della build dell'Ares 90 è quindi quello di massimizzare il già elevato danno della Gazura. La sua immensa potenza, unita al fatto che infligge ben 3 colpi, la rende un'arma devastante. Se il danno base dell'arma è già molto alto, pari a 108.000, l'aggiunta di potenziatori che aumentano la statistica dell'attacco a distanza o quello iniziale portano il danno totale a valori straordinari. Inoltre, essendo di tipo etere, l'arma beneficia di tutti i bonus additivi che incrementano il relativo danno elementale. Anche se tali bonus si vanno semplicemente a sommare nella formula del danno, averne in abbondanza sia sull'armatura che sulle armi può fare una notevole differenza nell'incremento dell'attacco. E considerando l'elevato valore del danno base, anche i nemici con alta resistenza ad etere, pur riducendo il danno inflitto in percentuale, non riescono a sopravvivere a tale configurazione. Grazie alla strabiliante potenza dell'arma, agli effetti dei tratti e al fatto che non siano necessari tanti potenziatori come per altre build per raggiungere valori eccezionali, l'Ares 90 si rivela la scelta più immediata per sconfiggere i nemici più forti, soprattutto se si è già completato il gioco. Ma va ricordato che con una buona dose di farming è possibile utilizzare qualsiasi super arma e qualsiasi skill per one-shottare i nemici. L'importante è usare i potenziatori giusti. Se la guida che avete appena visto vi è piaciuta e non volete perdervi gli ultimi aggiornamenti sull'universo Xeno, potete seguirmi su tutti i miei social, in particolare su Instagram, con i link in descrizione. Se avete domande riguardanti gli skill, non esitate a porle qui sotto nei commenti, chiarirò con piacere ogni vostro dubbio. In sovrimpressione potete trovare gli ultimi miei contenuti più importanti, come le guide per il farming dei buoni materiali, del Bongelium e quella relativa alla miglior build del gioco. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!